Ben ritrovati cari amici, oggi ho il piacere di parlarvi della Montblanc Chopin. Intanto che grande musicista, che grande compositore questo Frédéric Chopin. Veniamo alla collezione. Si tratta di una penna in omaggio ai grandi musicisti, come Montblanc ha fatto spesso. L'astuccio, come vedete, è un astuccio quadrato, intelligente il modo di alloggiare la garanzia, che molto spesso garanzia e libretto di istruzioni sono infilati un po' così, un po' colà, anche in modelli particolarmente costosi. Mi viene in mente la serie Calligrafi della 149, dove a volte non si sa se metterlo così, metterlo cosà, eccetera. Piccolezze, sottigliezze, un libretto comunque molto ben realizzato, un po' come tutti quelli della Montblanc, dove insomma c'è molta reclame per il brand, ma anche l'utilizzo, e ovviamente quando si parla di utilizzo in questo caso troviamo i vari sistemi di caricamento adottati da Montblanc. Nel caso di questa penna non c'è stantuffo, non c'è pistone, non c'è un pennino retrattile, ma c'è un converter. Già, la 145, perché di questo si tratta, è una penna che ha il caricamento con la cartuccia ma anche col converter. Dico ma anche perché alcune penne, come ad esempio quella che vi ho citato poco fa col pennino retrattile, cioè la Bohème oppure la Mozart, tanto per rimanere in tema di musicisti, hanno sì il caricamento a cartuccia, ma non c'è lo spazio per poter alloggiare un converter. Il pennino è realizzato in oro, 14 carati, quindi 585, ed è un pennino bicolore lavorato a mano, pregiata resina colore nero, perché sapete che giustamente Montblanc ci tiene. È vero anche che è una resina piacevole, ma al tatto non è così indistinguibile da una della nostra Aurora o di altre penne, anzi ci sono produttori che fanno anche meglio sotto questo aspetto. E poi è nero, quindi un pochettino più facile, è una penna elegante, lo sappiamo. Parlando della sezione della resina pregiata, vi faccio sentire comunque come invece sia un po' al tatto che all'orecchio suoni come una resina quasi più povera. Svitandola sembra complice un po' la sezione che, essendo la penna minuta, è una sezione più sottile rispetto ad un modello superiore, ad un'altra Meisterstück, complice anche il fatto che la sezione giustamente sia stata corredata da un anello metallico che possa essere inserito su quello del fusto. Sembra comunque, il resto della penna sembra davvero un pochettino più povero. Il converter è un bel converter, in stile Montblanc, non è pesantissimo per fortuna, e comunque si avvita, e questo è un vantaggio. Quello che mi viene da considerare ogni volta che prendo una 145 è che questa sarebbe forse la misura della mia penna, della mia mano, rispetto ad una 146 che è anche più bella, se vogliamo, per certi versi la trovo un pochettino più penna. Ancora quel 149 così elegante, mi piace tanto la forma, ma per la mia mano è decisamente spropositata. Questa invece calza bene. La penna di oggi ha un pennino B, un pennino un po' particolare rispetto a tante Montblanc che ho provato, perché mi sono spesso tenuto lontano dal B, già che sia i fini che i medi sono così arrotondati e scorrevoli che mi tolgono un pochettino il gusto. Quando l'ho scappucciata ho detto ma chissà adesso cosa succede, invece è un pennino divertente, un bel pennino, un B che il flusso è regolare, l'impronta generosa, viene steso in maniera oserei dire quasi perfetta. Non c'è una variazione di saturazione, se non dovuta, o di capacità coprente che vogliamo, se non voluta da noi a seconda della velocità oppure della curvatura che stiamo facendo, quindi il pennino non poggia tutto, ma quando viene appoggiato sulla carta come si deve
è perfetto, è molto, molto piacevole, diverso da un C, per esempio, da un course giapponese che per certi versi potrebbe sembrare persino maggiore, ma in realtà questa scrive proprio bene, mi ha soddisfatto. Beh, insomma, non è una novità che Montblanc produca degli strumenti così a posto, ma qui c'è anche il fatto che il pennino, essendo un B, era un pochettino, come posso dire, mi sembrava sbilanciato rispetto all'esilità della penna. Una penna così piccolina l'avrei governata senza dubbio molto, molto meglio con un extra fine, con un fine, e invece non è vero. Mi sono trovato proprio bene a mio agio anche con una gradazione così corposa come quella del tratto B. Del resto le dimensioni della penna sono tali che, almeno sulla mia mano, appoggia bene nell'incavo tra pollice e indice. La sezione è una sezione veramente giusta, non è larga, non è quella della 146, anzi oserei dire sottile, va bene proprio per le mie dita, per farla scorrere dove e come intendo fare con la grafia. Poi è leggera. Insomma, mi è piaciuta davvero, anche in questo caso. Ringrazio chi mi ha potuto fare un giro, mi ha fatto fare un giro con questa bella penna stilografica. A voi tutti amici, grazie, vi aspetto ai prossimi video.